Ciao amici e bentornati sul canale. In questo video andremo all'esplorazione del Museo Nazionale Testino di Este in provincia di Padova. Ricordati di iscriverti al canale, un gesto per te gratuito ma per me molto importante perché mi dà la possibilità di portarti sempre nuovi contenuti. Il Museo Nazionale Testino si inserisce nella splendida cornice del Palazzo Mocenigo, dimora tra il XVI e il XVII secolo dell'omonima famiglia di nobili veneziani. Il museo qui è stato inaugurato nel 1902. All'interno del museo le esposizioni seguono un ordine rigorosamente cronologico, dai materiali più antichi ai più recenti, con una disposizione tematica che distingue la vita quotidiana dagli usi e costumi funerari e dalle pratiche religiose. Per rispettare questi criteri espositivi, il percorso inizia dal primo piano del palazzo con le collezioni preistoriche e si conclude al piano terra con le collezioni romane e una piccola prestigiosa sezione medievale moderna. Ogni sala è dotata di un agevole apparato di schede mobili in lingua italiana, inglese, francese e tedesca per facilitare la visita e illustrare ai visitatori le diverse tematiche. Il percorso ospita i reperti più antichi provenienti dal territorio di Este e soprattutto dai vicini Colli Ugani, a partire dal Paleolitico all'età del bronzo. I materiali esposti consentono di conoscere la portata della rivoluzione neolitica, i progressi tecnologici, l'avvento dei metalli e i diversi modi dell'abitare dell'uomo preistorico. I materiali esposti raccontano l'evolversi delle abitudini di vita, degli usi funerari, delle credenze e dei riti religiosi di questo popolo dell'età del ferro. In questo museo si può capire la civiltà degli antichi veneti di Este, che si è sviluppata proprio in queste zone. Gli Atestini hanno vissuto a stretto contatto con la splendida civiltà degli Etruschi, dimostrandosi parimenti ricettive nei confronti delle culture e delle popolazioni d'Oltralpe, convivendo poi pacificamente con i nuclei di immigrati celti e fondendosi infine con la popolazione romana, ormai predominante. Nella seconda sala, che illustra gli aspetti abitativi e della vita quotidiana, è esposto un pavimento in argilla battuta sul quale avvenivano le lavorazioni domestiche. Durante la visita vedrete uno scheletro di donna, dove vicino alle sue gambe, vicino al bacino, vedrete delle piccole ossa di un feto o di un neonato. Come mai questa donna è stata seppellita in questa posizione? Al momento della sua morte la donna era probabilmente una madre naturale, che forse si sentì male e cadde a terra a pancia in giù, rimanendo in quella posizione portando con sé il suo bambino alla stessa tragica sorte. Dal 1984 il percorso di visita lungo le 11 sale si è dotato di una rinnovata veste espositiva ed è in continuo rinnovamento grazie agli aggiornamenti dettati dalle nuove scoperte e dagli incessanti studi sulla storia del territorio che si arricchiscono di sempre più numerosi dati. All'interno del museo, su richiesta con prenotazione, è disponibile un servizio di visite guidate e di laboratori di animazione didattico-archeologica a cura di operatori qualificati. È inoltre in funzione l'ascensore per disabili per l'accesso all'esposizione del primo piano. Infine vi lascio gli orari di apertura, che sono dalle 9 alle 20 e il biglietto d'ingresso intero costa 3 euro, mentre per i cittadini europei dai 18 ai 25 anni 1,50 euro.
Ricordo che la prima domenica di ogni mese l'ingresso al museo è gratuito, ma l'orario cambia con l'apertura alle 14:30. Vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Se ancora non l'hai fatto, ricordati di iscriverti al canale per supportarmi e lascia un like se il video ti è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video.